Pietre stanche di resistenza. Il vento che soffia e soffia. Piccola finestra ha dei desideri grandi. Una porta chiusa. Le foglie aspettano fuori. L'inverno è tornato dal suo viaggio. Arriverà anche la primavera. Capanna è stanca, aspetta qualcun altro. Le pietre lo conoscono. Tutti hanno ricordi profondi. La capanna fissa il sentiero, che ora è coperto. Si sentiva il fruscio delle foglie. E impronte sulla neve. Quell'albero ricorda dell'ultimo abbraccio. Allora, mi chiamo Rocío, sono spagnola, sono artista in residenza per il mese di luglio. Il tema del mese è stato la montagna e quando sono arrivata è stato come un simbolo di molta forza per me, perché è stato l'incontro. Abbiamo avuto con gli storytellers degli incontri un po' diversi quando sono venuti il weekend scorso. Abbiamo fatto per cominciare un'escursione a Ponte Brolla, dove abbiamo scoperto un bunker e dopo siamo venuti qui e abbiamo fatto come un'attività assieme proposta per Barbara, dove abbiamo combinato delle canzoni folcloriche tradizionali svizzere con dei testi scritti per un po' tutti. La prima frase che hai detto, non so cos'era, che come crollano. Sì, sulla montagna è caduto il vecchio. Esatto, questo mi è piaciuto tanto, sì, ho detto che ok, tu vai su questa via, che io forse vado ad un'altra via, un'altra prospettiva, no? Abbiamo avuto un po' più di tempo per conoscerli personalmente e per me è stato un shock, nel senso di aprire e di dire tutto questo è qui e possiamo fare qualcosa. Oh montagna, ascoltami attentamente. Sto avendo una paura come la morte. Guardami bene, sono davanti a te. Ich bin Andrina und ursprünglich habe ich klassische Violine gelernt. Und jetzt bin ich vor allem darin interessiert, die Grenzen der klassischen Musik zu sprengen und mit anderen Leuten verschiedene künstlerische Formate zu schaffen. Ich habe dann hier so die Räume und die Balkone gesehen und ich war total fasziniert. Wir sind mit Rocío hingekommen und wir haben schon vorher zusammen gespielt, improvisiert. Und diese Zusammenarbeit ist vielleicht auch gerade deshalb so spannend, weil wir andere Arten haben zu denken, andere Inspirationsquellen und dann zu sehen, wie sich das zusammen entwickelt und wie sich etwas daraus ergibt. I primi momenti sono stati di introspezione e per me è arrivato il fatto che era collegato con la femminilità e che era collegato con questo mondo emozionale, col fatto di prendere cura per dopo poter andare a camminare al mondo. Wir haben hier an dieser Station daran gedacht, dass es um dieses Miteinander reden geht. Einen Dialog führen, eben wenn man auch vielleicht eine andere Perspektive hat oder Sachen verschieden sieht. Anche trovo il senso di come si possono aprire dei nuovi spazi per dialogare, chi sono a priori sconosciuti e cominciamo a ascoltare facendo fiducia a altri sensi, facendo fiducia forse più anche all'intuizione e all'ascolto interno, per dopo andare allo scambio con l'altro o con l'altra.
Mi ha toccato di vicino entrando in contatto con i ragazzi afghani, non è qualcosa che si è parlata direttamente, ma comunque potersi immaginare che loro fanno parte di una famiglia che hanno lasciato lì, e questa dinamica di essere dentro, fuori e di qui avere tante possibilità di scegliere. Wir haben hier damit gespielt, mit dieser Innen- und Außenperspektive und haben uns auch Gedanken dazu gemacht, was drinnen alles passiert. Mit der Situation von Frauen, die in Afghanistan sind, die eingesperrt sind. Wir können nicht ihre Stimme sein, aber wir denken an sie und es ist uns wichtig, das auch irgendwie zu interpretieren. Ich suche den Dialog, möchte verstehen. Verschiedene Realitäten kennenlernen, verlorene Stimmen bergen. Perspektiven und offene Räume schaffen, Geborgenheit und Entfaltung vereinen. Standfest sein und Weitsicht haben. Wachsen, zuhören und meine Stimme findend. Zyklisch und doch nie gleich.